Salute a tutti! Il protagonista di questo video sarà un libro, questo. Il mostro è libero se non è morto. Autori Pino Rinaldi e Nunziato Torrisi. Leggiamo le loro biografie in terza di copertina. Giuseppe Rinaldi, detto Pino, è giornalista, autore e conduttore televisivo. Nato a Roma nel 1961, dal 1990 è inviato del programma Chi l'ha visto, dove rimarrà per 27 anni. Nel 1998 è autore di uno scoop clamoroso. È a lui che Ferdinando Carretta confessa di aver sterminato la famiglia. Successivamente scrive e conduce per la RAI molti programmi, tra i quali Vertigo, Commissari e Detectives. Sul 9 è alla guida del format Faking It, Bugie e Verità. L'altro autore è Nunziato Torrisi, generale di brigata dei Carabinieri, in pensione, è nato a Riposto, Catania, nel 1939. Nel 1983 a Firenze si occupa dei delitti seriali del mostro di Firenze. Nel 1986 a Lecce, quale comandante del comando provinciale, riesce ad assicurare alla giustizia 45 elementi della Sacra Corona Unita. Come ultimo incarico è comandante carabinieri della Banca d'Italia. Sposato, 2 figli, è laureato in scienze politiche. Ha ricevuto la medaglia mauriziana e la medaglia d'oro al merito di lungo comando. E insomma, 2 autori di grossissimo calibro. Insomma, Pino Rinaldi non ha bisogno di presentazioni, lo conoscete tutti, per me è un personaggio mitico. Io mi ricordo le prime, non le primissime, ma insomma dopo poco, quando lui entrò a Chi l'ha visto, mi ricordo i suoi servizi e il suo modo di raccontare le cose. Poi ho avuto un modo di contattarlo direttamente, purtroppo con un problema che chi segue i miei video conosce e mi dispiace moltissimo. Torrisi non è altrettanto noto chiaramente al pubblico, però è un personaggio di caratura equivalente, diciamo, nel suo campo. Ecco, io criticherò questo libro e mi prendo, diciamo, ho l'ardire di farlo. Perché? Perché io in questo periodo sto cercando di confutare le teorie alternative a quella che io ritengo sia la più plausibile e che tutti sanno, che tutti conoscono. Queste teorie che sono derivate sia dalle cosiddette nuove frontiere della mostrologia, abbiamo visto i video su Zodiac, vedremo più avanti dei video che prenderanno in esame altre teorie, il rosso del Mugello è una, probabilmente la storia dei gruppi armati di Carlo Palego. Bisogna che buon Carlo Palego, personaggio molto a posto, ma con il quale io non mi trovo d'accordo, e magari cercherò se riesco, di confutare anche questa sua teoria. E poi ce ne sono altre, insomma, tutte queste nuove frontiere della mostrologia, ma ad esse si aggiungono anche le vecchie frontiere della mostrologia, che sono la pista esoterica, che ho avuto modo di criticare in passato molte volte, e la pista sarda, anche quella. Ecco, proprio la pista sarda è ritornata prepotentemente alla ribalta con questo libro di Pino Rinaldi. Sostanzialmente l'autore è Pino Rinaldi, che non fa altro che presentare in forma colloquiale il rapporto Torrisi. Per questo si può dire che gli autori siano in 2, insomma, però a scriverlo io credo che sia stato proprio Pino Rinaldi. Questo libro ripresenta la pista sarda come possibile soluzione al giallo del mostro di Firenze, ma a mio giudizio con risultati che non sono per nulla difformi dai vecchi e che sono risultati assolutamente nulli. Cioè, io ho già criticato duramente questa pista sarda attraverso il mio blog, attraverso i miei video, anche attraverso il mio libro, e ritengo però che la caratura del personaggio Rinaldi, che ha presentato il libro da qualche mese, mi sembra nel maggio è uscito, e che via via si vede presente in varie trasmissioni, io penso che, soprattutto considerando
l'ingresso di possibili nuovi appassionati dopo che sarà trasmessa la fiction, e io penso che la caratura del personaggio rischia, tra virgolette a mio giudizio, rischia di riportare in auge una pista che non ha alcun valore, cioè non ha alcun valore nel senso, non è che non ha alcun valore, diciamo che non porta verso la soluzione del giallo. E io ho deciso di fare questo video, che è un po' un video riassuntivo per sommi capi dei video che io ho già realizzato. Io ne ho realizzati diversi di video sulla pista sarda. Ecco, questo video che cercherà un po' di fare il punto sugli elementi che Pino Rinaldi ripropone. Due parole su come è congegnato il libro. Il libro è congegnato così che Pino Rinaldi immagina un viaggio in treno, che poi magari ci sarà anche stato davvero, no? Comunque lui immagina un viaggio in treno da Bari a Bologna, fatto assieme a Torrisi, dove Torrisi gli fa il resoconto delle sue indagini. Praticamente è il famoso rapporto Torrisi che gli appassionati sicuramente conoscono. È il rapporto Torrisi che è del 22 aprile 1986, questo è il frontespizio. Qualche mese dopo, il 14 ottobre, Torrisi produsse un addendum a questo rapporto. Ecco, ma di cosa parla il libro, di cosa parla il rapporto e cos'è la pista sarda? Per i nuovi appassionati, in breve lo dico, nel 68 venne uccisa una coppia a Signa, Barbara Locci e Antonio Lo Bianco era l'amante. Il marito Stefano Mele venne accusato del delitto, venne condannato, ma rimasero grossi dubbi sul fatto che avesse potuto commettere il delitto da solo. 6 anni dopo, nel 74, iniziarono i delitti del mostro. Il primo fu a Borgo San Lorenzo, con una pistola che per il momento non ci si rese conto che era proprio la stessa usata a Signa. Ci se ne rese conto nell'82, non si sa bene se per una lettera anonima o per il ricordo di un maresciallo, famoso maresciallo Fiori. Di lì in avanti si cominciò a indagare su chi poteva aver aiutato Stefano Mele nel 68, perché si pensava che questo personaggio potesse aver tenuto la pistola e essere diventato il mostro. Si andò da Stefano Mele, che accusò uno dei suoi rivali, che aveva accusato già all'epoca, Francesco Vinci. Di lì in avanti si indagò su di lui, a indagare era il giudice Tricomi, giudice istruttore. Poi, verso la primavera dell'83, a Tricomi subentrò Mario Rotella, anche lui giudice istruttore, che prese in mano l'indagine e si rese conto subito che la partenza era stata una partenza sbagliata, perché nell'83 a Giogoli il mostro uccise mentre Francesco Vinci era in carcere, accusato sia del delitto del 68 sia dei successivi. Ci si rese conto che almeno per i successivi sicuramente lui colpevole non era, no? Anche se c'è da dire che si cercò di inseguire l'ipotesi del complice che potrebbe aver ucciso al suo posto per scagionarlo, che poi era stato così individuato nel nipote Antonio Vinci. Però insomma Rotella si rese conto che Francesco Vinci, anche da altri elementi, non poteva essere il mostro di Firenze. Allora cominciò a indagare sui familiari di Stefano Mele e individuò il fratello di Stefano Mele, Giovanni, e nel cognato Piero Mucciarini, i coautori del delitto del 68, e anche in un altro cognato, Marcello Chiaramonti. Perché Stefano Mele, che aveva sempre evitato di tirare in ballo i suoi familiari, di fronte a un biglietto che gli aveva scritto il fratello Giovanni e che lui aveva conservato nel portafoglio, disse: sì, ad aiutarmi sono stati mio fratello e i miei due cognati. Vennero imprigionati Giovanni Mele e Piero Mucciarini. Su Giovanni Mele gravava il sospetto che fosse lui ad aver tenuto la pistola e a essere diventato il mostro di Firenze, ma nell'84 a Vicchio il mostro lo scagionò perché uccise i poveri ragazzi della Panda, Piarontini e Claudio Stefanacci. E allora, cioè, a mio giudizio, chi ha seguito i miei video lo sa, chi ha letto il mio libro lo sa, quello scenario che era stato disegnato da Rotella per Signa era uno scenario corretto.
cioè a Signa avevano agito Stefano Mele aiutato dai suoi familiari. Però siccome tra di loro il mostro non c'era e a Rotella non interessava risolvere il caso di Signa, che ormai era morto e sepolto, interessava trovare il mostro che stava continuando a uccidere, e lui invece di scindere le cose, di pensare al delitto del 68 come una cosa a sé stante e ai delitti successivi come una cosa a sé stante, volle tenere insieme questi due elementi perché secondo lui quella pistola non poteva essere uscita dal giro dei protagonisti del 68, qualcuno doveva averla tenuta. Questo era, diciamo così, un presupposto di fondo che gli imponeva di rimanere nell'ambito dei protagonisti di allora per trovare il mostro, e lui individuò come possibile mostro l'unico che era rimasto dai sospettati, perché alcuni dei due sospettati erano scomparsi perché erano in carcere al momento dell'omicidio, ma ce n'erano stati anche altri. Per esempio ricordo Carmelo Cutrona, anche lui uno degli amanti di Barbara Locci, che al tempo era stato tirato in ballo da Mele, ma Mario Rotella lo considerò non sospettabile, e poi anche altri, Pietrino Locci per esempio, che era il fratello di Barbara Locci, e magari anche altri. Questi Rotella li esclude, gli rimaneva soltanto Salvatore Vinci. Riuscì in sostanza a convincere Mele, e poi magari ci ritorneremo, attraverso la minaccia di mandarlo in carcere, e in effetti in carcere ce lo mandò per calunnia. Stefano Mele era uscito da parecchi anni di carcere, insomma si era abituato a una vita che non era una granché, ma insomma era in un rifugio protetto, insomma non era in carcere. E lui, a mio giudizio, una volta tornato in carcere, soddisfò le aspettative di chi ce l'aveva mandato e tirò in ballo Salvatore Vinci. Si venne a creare questo strano comando fatto di 2 macchine e 2 fratelli, 2 cognati, 5 persone, i 4 Mele più Salvatore Vinci, che sarebbero andati a uccidere questa coppia passandosi la pistola l'un l'altro. C'è uno scenario che a mio giudizio non sta in piedi, no? Ma comunque in questo video io cercherò di dimostrare che Salvatore Vinci non era colpevole né di essere il mostro, né di aver ucciso Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, e né di aver ucciso la moglie Barbarina Steri nel 1960, perché questa era l'ipotesi che stava sotto il rapporto Torrisi. Cioè, secondo Torrisi, Salvatore Vinci avrebbe ucciso la moglie nel 1960, la moglie che era morta in circostanze tragiche. L'inchiesta era giunta alla conclusione che si era suicidata, ma su questo ci torneremo. Secondo Torrisi lui avrebbe ucciso questa povera ragazza, sua moglie, poi nel 68 avrebbe ucciso Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, e successivamente avrebbe ucciso le coppie la cui morte era attribuita al mostro di Firenze. In sostanza 17 persone, 8 coppie più la moglie, 17 persone. Questo è il teorema Torrisi. Il teorema Torrisi che in questo libro viene ripreso integralmente. Cioè in questo libro c'è proprio una riproposizione del rapporto Torrisi che presenta questa ipotesi, con tutte le indagini annesse e connesse, in forma colloquiale. Cioè insomma Torrisi racconta le sue indagini a Rinaldi, poi il libro aggiunge una parte successiva al rapporto Torrisi, che è quella del processo a Salvatore Vinci per la morte della moglie, lo vedremo, dove Salvatore Vinci venne assolto, la sentenza Rotella che dichiarò che non c'erano elementi per poter attribuire a nessuno dei sospettati che erano stati indagati, sospettati del 68, non c'era nessuna prova contro di loro, né per il delitto del 68 né per i successivi. E questa è la sentenza Rotella, che nell'89 chiuse praticamente la pista sarda. Poi il libro presenta anche le indagini successive di Pacciani, compagni di merende, pista esoterica, con un taglio naturalmente molto critico, e direi che da questo punto di vista con Rinaldi mi trovo completamente d'accordo. Dove non mi trovo d'accordo con Rinaldi naturalmente è nella valutazione della figura di Giancarlo Lotti. Insomma, chi ha visto i miei video sa bene cosa penso io di Giancarlo Lotti, no? Ma vi voglio raccontare un episodio che naturalmente Rinaldi non si ricorderà assolutamente, perché è un bruscolo nella sua carriera di giornalista, no? Però
circa 13 anni fa, quando io mi resi conto, che, a mio giudizio, che questo giallo si risolveva semplicemente attribuendo a Giancarlo Lotti i delitti. Cioè Giancarlo Lotti, mi parve chiaro, si era autoaccusato di qualcosa per non dover rendere conto di qualcosa di peggio, complice secondario invece di essere il mostro. E mi parve una verità assolutamente lampante, dico ma possibile che la gente non l'abbia visto? E nel mio entusiasmo telefonai a chi l'ha visto e chiesi di Rinaldi. Chiesi di Rinaldi che mi venne passato. E io gli dissi a Rinaldi, gli dissi, ma guardi che secondo me il giallo del mostro di Firenze si risolve, è risolto. E lui mi disse, ma come è risolto? E io, guardi che il mostro di Firenze è Giancarlo Lotti. E lui, Giancarlo Lotti? Ma no, Giancarlo Lotti era un cretino, non è possibile. E io per un po' ho insistito, e lui mi ricordo, mi disse questa frase, io sarò decoccio, però Giancarlo Lotti non ci credo. Allora, io non lo so se questo tentativo che è in corso di confrontare l'impronta della Panda di Vicchio con quelle di Giancarlo Lotti, non so se questo tentativo andrà in porto. Certo che se dovesse andare in porto e dovesse dare il risultato che io mi aspetto, saranno in tanti a doversi rimangiare le loro parole, no? E Pino Rinaldi a quel punto dovrebbe dire sì, è vero, io sono stato proprio decoccio. Comunque, torniamo all'argomento di oggi, torniamo al libro. Allora, io cercherò di dimostrare che questi sospetti, perché poi alla fine sono solo sospetti su Salvatore Vinci, non c'è nessuna prova, cioè il libro non presenta nessuna prova, non è mai esistita una prova certa del coinvolgimento di Salvatore Vinci in uno di queste 17 uccisioni, no? Questi 8 delitti di coppie più quello della moglie. Non esiste alcuna prova, sono soltanto indizi, illazioni che non hanno portato a nulla da un punto di vista giudiziario. Io cercherò di dimostrare che questi sospetti, queste illazioni sono poco giustificati, cioè è molto più logico pensare che Salvatore Vinci non c'entri nulla con tutte queste storie, anche se qualcosa riguardo il delitto del 68 c'è, qualcosa che è quella pistola che chi ha letto il mio libro, chi segue i miei video sa bene cosa io ne pensi di quella pistola. In questo lavoro che io farò un lavoro contrario a quello dei miei video, da dove sono partito, dal delitto del 60, sono risalito su temporalmente 68 e gli altri. Qui partirò cercando di far capire che gli indizi che ci sarebbero su Salvatore Vinci mostro, cioè per i delitti dal 74 all'85, non hanno molto valore, Poi passerò al delitto del 68, cercando di dimostrare che è irragionevole pensare che Salvatore Vinci vi avrebbe partecipato, e poi andrò al presunto delitto del 60, che invece fu un suicidio. Comunque, partiamo dai delitti del mostro, dal 74 in poi. Sospettare di Salvatore Vinci per questi delitti equivale a sospettarlo anche per il delitto del 68, perché l'unico motivo per il quale appunto si deve sospettare di lui è l'uso di quella pistola. Però se no, altrimenti non ci sarebbe motivo di sospettare di Salvatore Vinci, perché non c'è alcun elemento, non fu mai visto su nessuna scena del crimine, non ebbe rapporti con queste persone che è morte, soltanto per il fatto che venne usata quella pistola che lui avrebbe usato nel 68. Per cui, per criticare questa parte, partiamo dal presupposto che effettivamente Salvatore Vinci potrebbe aver partecipato al delitto di Signa e potrebbe aver tenuto quella pistola, con la quale poi sarebbe tornato a uccidere 6 anni dopo, nel 74, poi 7 anni dopo, nell'81, di lì in avanti fino all'85. Però già quello che è l'elemento cardine della pista sarda, cioè l'unicità della pistola dal 68 in poi, è anche il suo punto debole. Cioè, se ci si pensa bene, Salvatore Vinci, che Torrisi e Rinaldi con lui descrive come personaggio scaltro, personaggio intelligente, sarebbe stato così imbecille da usare per i delitti dal 74 in poi una pistola
che lo avrebbe incastrato per il delitto del 68. Lui nel 68 era stato accusato da Stefano Mele, era stato indagato per quel poco che venne indagato per qualche giorno, poi partecipò al processo e tutto. Era un personaggio comunque che faceva parte dell'insieme di persone sospettabili del delitto del 68. Quella pistola, che era una semiautomatica che spargeva bossoli in giro, ricordo che il bossolo è l'elemento fondamentale per giudicare dell'univocità di una pistola, molto più del proiettile. Se fosse stato un revolver quella pistola lì, bossoli non ce ne sarebbero stati e l'identificazione sarebbe stata molto più difficile. No, per cui Salvatore Vinci, che ci aveva in mano una pistola con la quale aveva ucciso e che aveva lasciato i bossoli in giro, cosa fa? 6 anni dopo va ad uccidere ancora una coppia con questa stessa pistola? Ma in 6 anni non se ne poteva essere procurata un'altra? Non è che questa pistola era un'arma particolare, era una pistola da tirassegno. Consideriamo anche che nell'ambiente di Salvatore Vinci le armi giravano, l'ambiente dei sardi, insomma il fratello Francesco armi ne aveva, no? Probabilmente quella pistola lì usata a Signa arrivava proprio da lui, tramite il fratello, tramite Salvatore. Chi ha letto il mio libro lo sa. Ma allora, cioè, questo elemento avrebbe dovuto fin da subito calmierare gli entusiasmi di chi, trovando il legame tra i delitti del mostro e quello di Signa attraverso la pistola, si illuse di trovare il mostro tra i sardi. Perché il sardo che avesse continuato a uccidere con quella pistola sarebbe stato un sardo imbecille. Questo mi sembra logico, no? E tanto più se poi si va a vedere, e lì però c'è un po' di mistero dietro, l'ipotesi che il legame tra Signa e i delitti successivi fosse stato suggerito da un anonimo. Quest'anonimo quale interesse poteva avere, sempre che sia esistito, come io credo, no? Perché c'è un documento del giudice Tricomi nel quale viene proprio detto che ci fu questa segnalazione anonima. Si è tentato in tutti i modi di confutare questo documento, ma secondo me non ci si riesce. Cioè, quel documento non si può pensare che Tricomi avesse continuato a prendere fischi per fiasche, come molti ritengono, sbagliando quel delitto di Signa con il delitto del Galluzzo, che era una cosa completamente differente, no? Comunque, in ogni caso, questo è un di più. Se fosse esistita questa lettera anonima che avesse avvertito, e chi l'aveva mandata questa lettera anonima? Poteva averla mandata soltanto il mostro, che aveva quella pistola in mano, che voleva indirizzare le indagini lontano da lui. E quale modo migliore se non indirizzarle sul delitto del 68, del quale lui aveva la pistola, ma di questo i protagonisti del 68 non sapevano nulla. Cioè, io ricordo che quella pistola, tutto ci dice che venne lasciata sul posto, ce lo dicono incrociate la prima confessione di Stefano Mele, che disse di averla buttata lì, e le parole di Natalino dette al giudice Spremolla un po' di mesi dopo, che disse di aver visto lo zio Piero gettare la pistola sul posto. Cioè, l'insieme incrociato di questi due elementi non può essere un caso. Cioè, quella pistola venne effettivamente lasciata sul posto. Il motivo, adesso qui non mi voglio dilungare, è chiaro, chi ha visto i miei video, chi ha letto il mio libro lo sa bene. È chiaro che quella pistola qualcuno se l'ha prese, e chi se l'ha prese? Se l'ha prese il futuro mostro di Firenze, che era lì perché stava seguendo, a mio giudizio stava seguendo la Locci, si prese questa pistola e se la portò via. Per cui, questo è il mio giudizio, la pista sarda non aveva senso fin da subito, cioè non sarebbero mai riusciti a trovare il mostro tra i sardi, perché i sardi non sapevano nulla di quella persona. Comunque vediamo anche altri elementi, i principali, nei miei video ce ne sono diversi, ce ne sono parecchi, che tendono a escludere che Salvatore Vinci fosse il mostro di Firenze, cioè avesse commesso i delitti dal 74 in poi. Vediamo il movente, c'è uno strano movente che Torrisi disegna nel suo rapporto e che Rinaldi riprende nel suo libro. Sarebbe un movente di gelosia, ma vediamo innanzitutto il personaggio del mostro di Firenze così come appare dalle valutazioni dell'equipe De Fazio e dell'FBI.
Secondo il profilo FBI, cosa sarebbe stato questo personaggio? L'aggressore deve aver vissuto solo durante gli anni in cui sono avvenuti questi assalti. E Salvatore Vinci viveva con la moglie e con le sue donne e con un figlio negli anni '80. Se non fosse vissuto da solo, avrà risieduto con qualche membro della sua famiglia dal quale egli è, in parte almeno, dipendente finanziariamente, come per esempio sua madre, una zia, una nonna o una sorella più grande. Non dovrebbe essere sposato, poiché non è in grado di sostenere relazioni di successo con donne della stessa età. E va bene, queste sono valutazioni, diciamo così, di buon senso, no? Anch'io la penso così naturalmente, perché una persona sposata con i figli, vederla a compiere questi delitti è un po' difficile. Ma qui c'è la cosa più importante. L'aggressore è una persona inadeguata e immatura sessualmente, che ha avuto pochi contatti sessuali con donne della stessa età. E qui siamo agli antipodi rispetto a Salvatore Vinci. Salvatore Vinci era un erotomane, aveva avuto donne a sfà, cioè non solo donne, uomini, rapporti tra donne con donne, uomini, orge e tutto, cioè era un personaggio che da un punto di vista sessuale era super, cioè non era immaturo sessualmente, semmai era troppo, diciamo troppo, cioè che bisogno aveva Salvatore Vinci di andare a uccidere delle coppie e scindere il seno e il pube per motivi sessuali? Nessuno. De Fazio, le modalità dell'azione depongono più per una iposessualità che non per una ipersessualità, se non addirittura per una tipologia d'autore che raramente è in grado di avere normali rapporti sessuali. Da ciò si può dedurre in linea di massima che le maggiori probabilità stanno per l'ipotesi che l'omicida sia un uomo non perfettamente integrato sul piano affettivo ed emotivo con una figura femminile. Il senso comune potrebbe suggerire riduttivamente trattarsi di uno scapolo. Ma allora perché, secondo Torrisi, ripeto, Rinaldi fa sua questa ipotesi, sembra, perché nel libro la scrive, perché avrebbe ucciso Salvatore Vinci queste coppie dal 74 in poi? Per gelosia, ma per una gelosia, stranamente, una gelosia di secondo livello, adesso non mi viene il termine, di riporto, insomma, no? Perché? Lui fu abbandonato temporaneamente dalla moglie Rosina Massa nel 74 per pochi mesi, nella primavera del 74, e poi lei ritornò a fine 74, e lui per rabbia sarebbe andato a uccidere i ragazzi di Borgo. I delitti dell'81, secondo Torrisi, sarebbero nati dal fatto che lui affettivamente si trovava a malpartito, cioè non aveva donne con le quali stava volentieri. Ma questa è una balla, non è assolutamente vero. Cioè lui negli anni '80 ha avuto due compagne, Ada Pierini e Antonietta Donofrio, a quanto sembra, entrambe perdutamente innamorate, perché della Donofrio non si sa, ma della Pierini si sa che accettava, diciamo così, le abitudini sessuali di Vinci, che non erano proprio ortodosse, e ci stava, insomma, gli andava bene. E quando fu abbandonata nel settembre dell'83, poi vedremo che ebbe una reazione di vendetta che fa capire che ci rimase molto molto male. Per cui io questo deserto affettivo non lo vedo proprio, a parte poi il fatto se questi delitti sarebbero stati giustificati veramente da un deserto affettivo. Vabbè, comunque. Invece di Rosina Massa, che lo avrebbe abbandonato nel 74 e poi per pochi mesi, e poi lo avrebbe abbandonato definitivamente nell'80, sarebbe andata a Trieste portandosi dietro due figli con un suo dipendente, sarebbe fuggita con un suo dipendente. Però, cioè, Rosina Massa aveva tutte le ragioni per andarsene, e Salvatore Vinci non era affatto geloso di lei, cioè geloso per i rapporti che lei poteva avere con altri uomini. Leggiamo quello che raccontò Rosina Massa a Adolfo Izzo, il PM, nell'85, mi sembra, il 15 aprile 85. Lo leggiamo da Insufficienza di prove. Allora, dopo aver illustrato come lei si era trovata dopo il matrimonio a venire a conoscenza di queste abitudini sessuali strane del marito, poi dice questo: dopo che il marito gli aveva detto ma questo è normale e così via, il giorno dopo riprese l'argomento per dirmi che lui
aveva già avuto un'esperienza a 3, anche con la moglie del suo amico, la Gina, e mi diceva di fare la stessa cosa, che era divertente, che nel continente si usava così. Insomma, alla fine mi ritrovai Saverio a letto con Salvatore, Saverio Biancalani, marito di questa Gina, che prima ebbe un rapporto con me e poi con il suo amico. Andò avanti per diverso tempo. Se protestavo mi picchiava. Mi fece avere rapporti anche con Saverio, mentre lui stava a guardare, e poi anche esperienze a 4. E quando era così, Salvatore e Saverio si toccavano, si accarezzavano, prendevano a turno il ruolo dell'uomo e della donna, davanti a me e alla Gina. E da allora Salvatore ha cominciato a portarmi in casa i suoi amici, ma anche conoscenze occasionali, e io dovevo stare con loro. Mi portava nei cinema a luci rosse, adocchiava delle persone, poi me le presentava e magari mi faceva avere rapporti con loro, anche in macchina, ma spesso a casa. E mi dispiaceva ancora di più perché in quel periodo era arrivato dalla Sardegna suo figlio Antonio, che aveva solo 4 anni, il figlio di Barbarina, per cui qui siamo nel 64, perché era del 60 il bambino, no, del 59, qui siamo nel 63. Lo chiamavamo Antonello adesso, avevo paura che assistesse a tutto quel giro perverso di coppie, ai nostri litigi, a lui che mi maltrattava. Insomma, questo era il rapporto di Salvatore Vinci con la propria moglie, la faceva congiungere con uomini sconosciuti, li riportava in casa. Ora, come si può pensare che un soggetto del genere avrebbe ucciso per gelosia, come sostiene Torrisi e come Rinaldi accetta? Ma andiamo avanti con ulteriori incompatibilità di Salvatore Vinci con il Mostro di Firenze. Questa è una incompatibilità, ma chi lo sa, magari nei meandri della sua mente Salvatore Vinci poteva anche essere stato spinto a uccidere da qualche impulso, qualche rabbia, non lo so, potrebbe anche essere, no, però qui c'è un impedimento fisico che è quello dell'altezza. Cioè ci sono degli elementi che ci dicono che il mostro era alto 1,80 e qualcosina in più forse. Cioè degli elementi assolutamente incontrovertibili. Io nei miei video li ho già dimostrati, qui ve ne faccio vedere 2, possono essere visti al delitto di Giogoli e al delitto di Vicchio. Innanzitutto vediamo quella che era l'altezza di Salvatore Vinci. Nel rapporto Torrisi si dice che Salvatore Vinci era alto 1,65-1,70, ma non è vero. Salvatore Vinci non arrivava al 1,60 m. Allora, si può dare un giudizio così qualitativo attraverso le foto che ci sono rimaste. Questa è famosa, lo vediamo qui, rispetto ai giornalisti che lo stanno intervistando, a meno che questi non fossero 2 giocatori di basket, Salvatore Vinci era molto molto basso, no? Si dice che potevano essere su un gradino e va bene, però in quest'altra foto non c'è nessun gradino. Ora, questi 3 carabinieri erano tutti dei Vatussi? Io penso di no. Saranno stati alti 1,70, 1,75, insomma non so io cosa potevano essere alti, però come si vede Salvatore Vinci era veramente basso. Ma poi a tagliare la testa al toro, povero toro, è questa foto. Questa foto che fa vedere Salvatore Vinci nella gabbia del Tribunale di Cagliari durante il processo dell'88, processo che poi vedremo per il presunto omicidio della moglie. E allora io vedendo questa foto ho avuto un'idea, ma quella sbarra si può sapere a che altezza era? Io, siccome avevo avuto un rapporto di mail con un'impiegata del tribunale alla quale avevo chiesto la sentenza che poi mi era stata mandata e così via, io scrissi a questa signora chiedendole se mi poteva fare il favore di andare a misurare questa sbarra, che questa gabbia c'era ancora in questo tribunale. Teniamo conto che la gabbia di ferro poggia su uno zoccolo di legno che si vede in basso. E la signora gentilmente mi disse che sì, l'avrebbe fatto. E qui vediamo la mail di risposta. Quella sbarra era alta rispetto allo zoccolo 127 cm. 127 cm. Allora io mi sono messo lì a fare dei calcoli così grezzi, ottenendo un risultato che mi faceva presumere un'altezza di Vinci alta 1,60 m, li presentai sul mio blog, ci furono proteste perché insomma ero stato criticato. Allora
andai su internet a cercare se qualcuno poteva aiutarmi a calcolare questa altezza con gli strumenti software che esistono, che sono in grado di trasformare una fotografia in un ambiente 3D. E sono incappato in questo canale YouTube di Luca Malisan, dove lui presenta dei video che fanno vedere come si fa a fare questo lavoro, e gli chiesi se gentilmente poteva farmi una valutazione dell'altezza di Salvatore Vinci. E lui fece il lavoro e mi mandò questa mail. Ecco, in questa mail, che tutti potete leggere, si vede che, secondo i suoi calcoli, e qui c'è anche l'immagine che lui mi ha mandato, dove ci sono le scale che lui ha usate e così via, secondo i suoi calcoli, la persona dietro a quelle sbarre era alta 1,57, compresa la suola delle scarpe, il che voleva dire, mettiamoci almeno 2 centimetri, 1,55. Però nella mail dice anche che Salvatore Vinci potrebbe essere in appoggio su un piede, su una gamba. Ecco, ora qui è difficile valutarlo, no? Sì, poteva essere in appoggio sulla gamba sinistra, forse. Ecco, secondo Malisan, questo fatto faceva diminuire la sua statura di 4-5 cm. Per cui sostanzialmente, se noi andiamo a togliere questi presunti 4-5 cm di perdita di altezza dall'1,55 che lui aveva calcolato, arriviamo al 1,60 m e anche un pochino sotto. Cioè Salvatore Vinci faceva fatica ad arrivare al 1,60 m, e a questo punto andiamo al delitto di Giogoli. Noi abbiamo un foro sul finestrino trasparente della fiancata destra, quello dal quale il mostro sparò il primo colpo verso il ragazzo Moro. Quel foro è ad altezza 150 cm. Quel primo colpo fu sparato evidentemente a braccio teso, cioè in quel momento i ragazzi erano dentro a luce accesa, che il Moro si stava rilassando, forse già dormiva, ma probabilmente si stava solo rilassando perché era in una posizione che non era quella del dormire. Il ragazzo biondo probabilmente era di spalle, seduto con le spalle appoggiate alla fiancata dalla quale il mostro sparò. Il mostro vide il ragazzo Moro, dentro c'era la luce accesa, e con tutta calma prese la mira e sparò. Era un bersaglio, diciamo, più difficile del solito, per cui non ha senso pensare che non avesse usato questa posizione per sparare, no, per prendere la mira. E noi vediamo qui questo attore, che poi sono io, che sono alto 1,74 m, che con un pulmino non è proprio identico, ma è lui, è un T1, con dei finestrini un po' diversi, ma le altezze sono quelle. Se non si va a vedere, il foro che io avrei fatto è molto più basso del foro che risulta sul pulmino di Giogoli. Sostanzialmente, facendo dei conti, e qui c'è la figurina dei conti con i triangoli simili e così via, chi vuole può rifarseli, si va a calcolare un'altezza degli occhi dello sparatore di 172 cm. Aggiungendoci 10 cm fino alla sommità della testa, si arriva a uno sparatore che era alto 182 cm. Per cui come avrebbe fatto Vinci a sparare producendo quel foro? Avrebbe fatto così? Cioè teniamo conto che 150 cm è l'altezza più o meno dei suoi occhi. Cioè gli occhi, se noi andiamo a vedere la testa di Salvatore Vinci, abbiamo una fronte piuttosto alta, per cui i suoi occhi erano più bassi rispetto alla sommità della testa di almeno 10 cm se non di più. Quegli occhi erano proprio ad altezza 150. E cosa avrebbe fatto? Avrebbe guardato lì, avrebbe sparato alzando il braccio con la pistola più alta delle spalle, le spalle che per una persona alta 160 sono a circa 130 da terra. E avrebbe tenuto la pistola così, avvicinandosi, è una posizione assolutamente innaturale. Si sarebbe anche potuto avvicinare, ma la pistola sarebbe stata più bassa. Ma poi c'è anche un altro elemento, cioè se non si va a vedere i finestrini opachi che avevano un pertugio in alto trasparente di 10 cm al quale per forza il mostro doveva aver accostato gli occhi per guardare dentro e a questo punto sparare con il braccio addotto, non poteva in questo caso
prendere la mira a braccio teso, ma doveva sparare a braccio addotto, accostando gli occhi a quella striscia trasparente in alto. Ma quella striscia trasparente a che altezza era? I documenti non ci danno una misura, ma la misura è facilmente desumibile. Vediamo questa foto, abbiamo che il foro, quello è misurato, sul finestrino accanto era a 150 cm, si vede bene che quel pertugio, che era una decina di centimetri, inizia a una decina di centimetri più su, per cui iniziava a 160 centimetri. 160 centimetri, che era proprio l'altezza di Vinci. Come aveva fatto Vinci a guardare i ragazzi che erano dentro da quel pertugio lì? Se i suoi occhi erano a 150, si era alzato in punta di piedi, sì, è possibile che, o aveva portato uno sgabello. Cioè, considerare Salvatore Vinci lo sparatore di Giogoli è assolutamente una cosa sbagliata. Qui io voglio dire una cosa, una piccola parentesi, ma io noto che in tutte queste teorie, queste ricostruzioni e tutto, c'è sempre la tendenza da parte di chi le fa a mettere da parte quello che non torna. Cioè si fa finta che non ci sia, no? Non è che si va a prendere in esame dandone una spiegazione, si fa finta che non ci sia. Il fatto che il pertugio sui finestrini fosse a 160 centimetri, iniziasse a 160, 160, 170, è chiaro che non può essere stato Salvatore Vinci a sparare da lì. Non può essere stato lui. E questo però Torrisi, Rinaldi, tutti i vari appassionati della pista sarda lo mettono da parte. Fanno finta che non ci sia, e non è questo il modo. Naturalmente questo è un esempio, ma sono caterve di occasioni in cui chi fa le sue supposizioni mette da parte quello che non gli torna. Ecco, io credo che per quanto mi riguarda non mi possa essere addebitato questo difetto. Semmai mi può essere addebitato il difetto di aver spiegato le cose che non tornavano in un modo non convincente, può essere, ma io non mi sono mai sottratto a prendere in esame qualcosa che poteva confutare la mia teoria, ma devo dire la verità, io fino adesso non ho trovato nulla che riesca a confutare la mia teoria. Ma andiamo avanti. Per quanto riguarda l'altezza, se non fossero bastati i fori di Giogoli a dimostrare che il mostro era alto 1,80 m e più, ci sono anche le impronte ovalari da asportazione di polvere sulla portiera della Panda di Vicchio. Quelle impronte venne misurate all'altezza, erano impronte chiaramente di ginocchia, che si armonizzavano bene con le impronte parziali di polpastrelli sulla cornice superiore del finestrino. Ecco, il mostro era più o meno così. Lì si vede che il mostro sta sparando con il braccio sinistro. Non è il momento di parlarne, lasciamo perdere, parliamo soltanto dell'altezza. Ecco, secondo me il mostro si era alzato in punta di piedi per proprio aggrapparsi alla macchina e aveva alzato le sue ginocchia di un 7-8 centimetri. Infatti l'altezza di quelle impronte ovalari darebbe un mostro alto un paio di metri. Ma con questo alzando i piedi si giustifica questo fatto arrivando a una misura più ragionevole di 1,80 m o poco più. Insomma, anche sulla Panda di Vicchio ci sono elementi che danno un mostro alto 1,80 m e forse anche un pochino di più. Come si fa a collocare Vinci lì in questa posizione di sparatore? Non è possibile. Tra l'altro, così accenniamo un po' il discorso dell'impronta, cioè quell'impronta parziale trovata sulla cornice, della quale io sto aspettando i risultati eventuali di confronto con le impronte di Lotti, il confronto che non è stato fatto ancora. Questo confronto però è stato fatto per Salvatore Vinci, e io ricordo che è stato fatto per Salvatore Vinci, per Pietro Pacciani, per Mario Vanni e per Giampiero Vigilanti. Nessuno di questi quattro è risultato compatibile. Cioè, allora quell'impronta è un'impronta della mano del mostro, diciamo, e c'è una irrisoria possibilità che non lo fosse stata, ma è veramente irrisoria, cioè tutto torna, cioè il mostro era lì che stava sparando. Si è anche detto, no, poteva essere un'impronta nel momento in cui apriva la portiera, come poi dice anche la sentenza, per cui nello scenario dei compagni di merende poteva essere un'impronta non dello sparatore, ma
di chi aveva aperto la portiera, che nel caso specifico sarebbe stato Mario Vanni. Però non risulta nemmeno essere di Mario Vanni, per cui questa è un'ipotesi che cade da sola. Potrebbe essere sia le impronte ovalari che quelle impronte lì in alto, potrebbero essere di qualcuno che si era appoggiato alla macchina il giorno. Sì, ma chi è che va a mettersi lì con le ginocchia? Cioè, è possibile tutto, ma rimaniamo nell'ambito delle cose ragionevoli se si vuole arrivare a una ricostruzione storica soddisfacente. La ragionevolezza ci dice che sia le impronte digitali sia le impronte ovalari di ginocchia erano del mostro, insomma dello sparatore. Per cui quell'impronta escluderebbe assolutamente Salvatore Vinci. Poi un altro elemento che vale la pena di ricordare, nei miei video ce ne sono di più, io sto dicendo i principali, è che Salvatore Vinci per Vicchio e per Scopeti aveva un alibi che gli aveva dato alla compagna Antonietta D'Onofrio. Ora, se non si vuole credere a questa donna, che era una donna normalissima, una donna che aveva anche una figlia sua, non con Vinci, cosa avrebbe fatto questa donna? Avrebbe coperto Salvatore Vinci mostro a Vicchio e poi sarebbe rimasto con lui, che era il mostro di Firenze, fino a Scopeti e lo avrebbe coperto anche per Scopeti? Perché? Leggiamo. Per Vicchio lei fu interrogata una decina di giorni dopo, perché non era lì, lei abitava a Prato e andava a casa di Salvatore Vinci soltanto nei fine settimana, cioè non era una vera e propria convivenza la loro, no, era una convivenza parziale. Lei quando si andò a interrogare Salvatore Vinci il lunedì dopo il delitto, lei non c'era già più, era andata a Prato, venne interrogata una decina di giorni dopo. E allora c'è da dire che sia lei che il figlio di Salvatore rilasciarono delle dichiarazioni che erano non del tutto lineari e congruenti l'uno rispetto all'altro. Torrisi ne deduce che stavano raccontando balle e che erano state preparate da Vinci, sì, ma anche lì. Cioè, se Salvatore Vinci avesse voluto prepararsi un alibi usufruendo della complicità del figlio Roberto che viveva insieme a lui e della compagna Antonietta D'Onofrio, e li avrebbe preparati bene. Non è che loro poi avrebbero confuso, tipo la D'Onofrio, una uscita per prendere il gelato se prima o dopo cena. Sarebbe andata tranquilla, avrebbe detto quello che a Salvatore conveniva che dicesse. E invece no, bisogna immaginare queste situazioni nelle quali le persone vengono interrogate in queste stanze di questura, di procura, con addosso il fiato degli inquirenti che le incalzano, che non le credono, che cercano di metterle in difficoltà. Cioè, capirle un po' queste situazioni, bisogna viverle per rendersi conto che in quelle condizioni può anche scappare il ricordo, no? Può anche scappare la parola che non è proprio quella esatta, magari ti scappa una parola, loro te la contestano, allora a quel punto cosa fai? Cerchi di rimediare e magari fai peggio. Cioè bisogna capirle queste cose, ma leggiamo quello che dichiarò la D'Onofrio l'8 di agosto per quanto riguarda quella serata lì del delitto. La domenica pomeriggio, il delitto era avvenuto di domenica, siamo stati tutto il giorno in casa. Abbiamo anche dormito. Abbiamo cenato verso le 20:21. Ricordo che il delitto, è sicuro questo, è delle 21:45 e che per arrivare da dove abitava Salvatore Vinci in via Cironi a Firenze fino alla piazzola del delitto erano necessari circa 3/4 d'ora. Lo vediamo qui. Google Maps cosa ci dà oggi? Circa 45 minuti. Allora, sentiamo dove era Vinci nell'intorno di quell'ora, alle 21:45, ora del delitto, certificata dal fatto che 2 testimoni separatamente sentirono i colpi di pistola. E poi è un orario che è congruente con quello di uscita dei ragazzi, con le loro abitudini e compagnia bella. Per cui dice la donna che abbiamo cenato verso le 20:21, dalle 20 alle 21. Non ricordo se dopo cena o prima siamo usciti insieme con la bambina a prendere un gelato. Qui la donna, non so io, come ho detto prima, dice o prima o dopo cena. Chiaramente il gelato si va a prendere dopo cena, no? Io non so perché qui disse prima o dopo, probabilmente perché era quella situazione che ho descritto. Preciso che da quando sto col Vinci ciò è avvenuto 2 o 3 volte in tutto. E qui Torrisi, vedi? È avvenuto 2 o 3 volte in tutto. E perché proprio quella sera lì Salvatore Vinci va a prendere il gelato? Non lo so. Sarebbe questa la dimostrazione che era il mostro? Comunque siamo andati in tale occasione in solo 2 gelaterie, quella della Fortezza e quella di Porta a Prato.
Dopo cena, comunque verso le 22, il delitto era avvenuto da un quarto d'ora, è arrivata una chiamata per la ditta PIC del Vinci, ma è andato il figlio Roberto. Dopo circa mezz'ora il Vinci è uscito, per cui il Vinci era in casa, dicendo che andava nel laboratorio che si trova davanti a casa. Io, che sono un po' curiosa, ho controllato se aveva detto la verità e dalla finestra ho visto che nel laboratorio c'era la luce accesa e ho visto chiaramente le gambe del Vinci seduto al tavolino di fronte alla finestra. Vabbè, insomma, lei vide le gambe di Salvatore Vinci nel suo laboratorio che era di là dalla strada, ma a questo punto il delitto era già avvenuto da un pezzo, per cui che fossero le sue o che fossero due gambe di legno che Salvatore Vinci aveva messo lì per ingannarla, i conti sono sempre gli stessi, non c'entra niente Salvatore Vinci con quel delitto, secondo questa testimonianza che può essere confutata soltanto pensando che la donna l'avesse inventata. Ma a veder bene, un alibi simile Salvatore Vinci ce l'aveva anche per Scopeti. Io non voglio andare adesso a guardare i movimenti del sabato e della domenica di Scopeti, perché poi lì c'era il discorso dei carabinieri che lo controllavano, lì il rapporto Torrisi fa 1000 ragionamenti. Quel delitto lì è un delitto fatto il venerdì, cioè oggi possiamo dirlo, non c'è ragione di collocarlo in una data diversa, o al sabato o alla domenica. I poveri ragazzi francesi arrivarono il venerdì pomeriggio sulla piazzola, montarono la tenda, andarono alla festa dell'unità, tornarono e vennero uccisi. Cioè tutto porta verso questa conclusione, perché l'ho detto 1000 volte, ma in breve non c'era motivo che si trattenessero su quella piazzola anche per il sabato, non c'era motivo. Il sabato mattina questi se ne sarebbero andati. Per cui per il venerdì la D'Onofrio dà a Salvatore Vinci un alibi assolutamente inattaccabile, perché lei dichiarò di essere partita da casa di una sua amica a Prato alle 22:45. Il delitto è circa tra le 11 e mezzanotte, ma in ogni caso lei era partita alle 22:45 e suonò alla porta di Vinci alle 23:15 e lui gli aprì la porta. Allora, da casa di Vinci alla piazzola di Scopeti ci sono circa 20-25 minuti. Vinci avrebbe fatto il delitto prima? A che ora sarebbero stati uccisi questi qua? Alle 10? Quando il pasto trovato nei loro stomaci era digerito da circa 2 ore e così via. Cioè è chiaro che loro vennero uccisi attorno dalle 11 a mezzanotte, e dalle 11 a mezzanotte Vinci ha un alibi inattaccabile datogli dalla D'Onofrio. 2 parole su invece quella che viene considerata una presunta prova di colpevolezza di Vinci, che è il famoso straccio. Cioè sappiamo che venne trovato uno straccio nella perquisizione del dopo Vicchio a casa di Vinci. Questo straccio, vediamo qui la borsa di paglia, questo straccio era in questa borsa di paglia racchiuso tra 2 stracci puliti a fiorellini, era uno straccio bianco e questo straccio era pieno di macchie che erano di polvere da sparo e di sangue. Questa borsa era in un armadio secondario della camera da letto sotto una pila di vecchie coperte e c'era questa borsa che sporgeva. Questa borsa non c'era dopo il delitto di Giovoli, dove ci fu una perquisizione perché non venne trovata, però c'era nella primavera dell'84 perché venne vista dalla donna delle pulizie che lo testimoniò, però la donna delle pulizie la lasciò lì, cioè non andò a vedere cosa c'era dentro. L'ipotesi di Torrisi è che Salvatore Vinci avesse, dopo il delitto di Vicchio, pulito, fosse arrivato a casa, immagino, avesse questo straccio con delle macchie di sangue delle vittime, ci avesse pulito la pistola e poi l'avesse messo dentro questa borsa, sotto questa pila di vecchie coperte, tra 2 stracci puliti. Ma è una cosa assurda, ma perché Vinci avrebbe fatto una cosa del genere? Cos'era questo straccio? Ma poi quella borsa era già lì, cioè lui sarebbe andato lì, avrebbe tolto questa borsa. Non so, c'erano già i due stracci puliti dentro, oppure lui li prese questi 2 stracci puliti, ci mise dentro questo straccio, rimise la borsa sotto questa pila di coperte vecchie e così. E poi, che era già stato perquisito dopo Giovoli, per cui cioè, immagino che si aspettasse una perquisizione. La mise lì in attesa che i carabinieri che sarebbero arrivati l'avrebbero trovata. Come si fa a pensare a una cosa del genere?
Allora, se quello straccio fosse stato trovato dietro una lavatrice, cioè in qualche angolo e tutto, si poteva anche pensare che Vinci l'avesse perso, ma in queste condizioni pensare che fosse stato messo lì dal Vinci non aveva senso. A parte che gli esami su questo straccio non hanno portato assolutamente a elementi che possono inguaiare Vinci, no? Perché quelle tracce di polvere da sparo, come si fa a dire che era stata pulita la pistola del mostro? Poteva essere una pistola qualsiasi. Cioè quello straccio poteva anche essere di Vinci, ma Vinci poteva aver maneggiato una pistola, l'ambiente era quello lì, insomma, cioè il fratello era quello che era, e io immagino che se lui avesse avuto in mano una pistola non ci sarebbe stato niente da stupirsi, no? Per cui quello straccio poteva essere anche suo, però perché metterlo in quella posizione strana? Io ho già dato la mia spiegazione, la dico in breve. Secondo me quello straccio, quella borsa era di Ada Pierini, la borsa era di Ada Pierini e Vinci lo disse e lì ce l'aveva messa lei. Cioè Ada Pierini nel settembre dell'83 fu mandata via da Vinci, se la prese tantissimo, tanto che lo calunniò con la storia della pistola che sarebbe stata nascosta sotto il pavimento, sotto una piastrella del pavimento della camera di Vinci, ma questa era una balla e lei infatti venne rinviata a giudizio per calunnia. Qui erroneamente c'è una cosa che viene scritta dove si dice che questo fatto che la pistola sarebbe stata nascosta sotto questa mattonella sarebbe venuto fuori da un'intercettazione telefonica tra la Pierini e Vinci. A questo modo si cerca di far così, di costruire lo scenario in cui Vinci avrebbe detto questa cosa, avrebbe avuto come complice la Pierini per dire questa cosa per depistare, non so, una roba del genere, no? Il classico depistaggio, ma questo dagli atti non risulta. Dalla sentenza Rotella e anche dallo stesso rapporto Torrisi risulta che questa calunnia fu assolutamente iniziativa della Pierini, della quale lei fu chiamata a rispondere, per cui questa telefonata io non ne so niente. In ogni caso, secondo me, quando la Pierini fu mandata via a settembre dell'83, se la legò al dito, c'era stata la perquisizione per il delitto di Giogoli, lei pensò che al successivo delitto del mostro che stava uccidendo estate per estate, pensò di creare una prova contro Salvatore Vinci. Non so io questo straccio come se lo sarà procurato. Era uno straccio che magari era lì, lei l'aveva usato probabilmente come spolveratoio, Vinci l'aveva usato una volta per asciugarsi del sangue e anche per pulire questa pistola che magari lui aveva avuto per le mani. Ci sono due gruppi sanguigni su questo straccio, uno è lo 0, RH positivo di Vinci, come Vinci, l'altro non è ben certo ma sembrerebbe B, il RH non è noto e la Pierini era di gruppo B. Per cui queste macchie del gruppo B sarebbero macchie molto vecchie, lavate più volte, e questo tornerebbe con il fatto che lo straccio poteva essere uno spolveratoio usato dalla Pierini. Tra l'altro vi vennero trovate anche tracce di sostanze usate per la pulizia del legno, per cui torna bene il discorso. Comunque lasciamo perdere questo straccio e andiamo al delitto di Signa. Ma insomma, abbiamo supposto che quella pistola fosse stata usata da Salvatore Vinci e fosse a Signa e fosse stata poi usata da lui per i delitti successivi, no? Perché sennò non avrebbe senso sospettare Salvatore Vinci per i delitti successivi. Ma c'entra qualcosa Salvatore Vinci con il delitto di Signa? A mio giudizio qualcosa c'entra, ma per aver dato la pistola a Stefano Mele, ma questo non è un discorso da affrontare adesso, però non c'entra niente per aver partecipato al delitto. Salvatore Vinci ragionevolmente non partecipò a quel delitto. Io ricordo qual era l'ultimo scenario che risulta di questo delitto dalle parole di Stefano Mele. Vediamo come ci si arrivò. Allora, Stefano Mele, dopo il delitto, un paio di giorni dopo, il 23, accusò Salvatore Vinci di averlo aiutato a compierlo, dandogli la pistola e portandolo sul posto. Lui disse di aver buttato la pistola sul posto, la pistola non venne trovata. A quel punto lui cambiò versione dicendo che l'aveva restituita a Salvatore Vinci, poi venne fuori che Salvatore Vinci aveva un alibi, allora Mele cambiò bersaglio e disse no, non è vero, non è lui che mi ha aiutato, ma è Francesco Vinci. Teniamo conto di un fatto, che quando Stefano Mele aveva accusato Salvatore Vinci, accanto a lui c'era Piero Mucciarini
E Piero Mucciarini aveva anche detto a Natalino di dire di aver visto Salvatore tra le canne, questo lo avrebbe detto Natalino poi. Per cui sembra che Piero Mucciarini avesse avuto tutto l'interesse a far dire a Stefano Mele che il suo complice era Salvatore Vinci. Poi Mele accusò Francesco, poi ci fu il processo, Mele continuò ad accusare Francesco dopo aver accusato un altro rivale, Carmelo Cutrona, ma il processo stabilì che a uccidere era stato soltanto lui. Quando poi ci fu la riesumazione del delitto nell'82, dopo che si scoprì il legame e iniziò la pista sarda, si andò da Mele, Mele continuò a dire che era stato Francesco Vinci. Francesco Vinci venne scagionato, come ho detto, dal delitto di Giogoli, si indagò sull'entourage familiare di Mele, arrivando a identificare nei due cognati Piero Mucciarini e Marcello Chiaramonti nel fratello Giovanni i complici. Poi ci fu il delitto di Vicchio che scagionò dall'essere il mostro i cognati, e poi si andò a indagare su Salvatore Vinci, fino a che, appena prima del delitto di Scopeti, con la minaccia della galera, si convinse Stefano Mele a tirar dentro anche lui. Cioè in quel momento Stefano Mele aveva individuato i propri familiari come complici, tirò dentro anche Salvatore Vinci, dicendo sì che c'era anche lui. Stranamente, e Rotella lo ammise, stranamente nel tirar dentro Salvatore Vinci, Stefano Mele lasciò anche i propri familiari, cioè descrisse un comando di 5 persone che sarebbero andati tutti a uccidere. Ma allora, quando Stefano Mele il 23 agosto accusò Salvatore Vinci di essere stato suo complice, istigato così dal cognato, perché Salvatore Vinci non era il complice che aveva scelto Stefano Mele aveva scelto Francesco Vinci, e lo dimostra il fatto che la sera prima aveva preparato il figlio ad accusarlo, però il giorno dopo accusò Salvatore e accanto c'era Piero Mucciarini. Ma se erano tutti complici, come faceva Piero Mucciarini a convincere Mele ad accusare Salvatore Vinci? Salvatore Vinci, una volta che fosse stato incriminato, avrebbe cantato, avrebbe detto guarda che con me c'erano anche loro, se non altro per vendetta. Insomma, cioè, non regge questa cosa, no? Cioè il fatto che il 23 di agosto Stefano Mele avesse accusato Salvatore Vinci esclude automaticamente lo scenario dei parenti di Mele e di Salvatore Vinci tutti assieme. Semmai sarebbe potuto rimanere quello di Stefano Mele assieme al solo Salvatore Vinci. Però quando Mele fu indotto a tirar dentro Vinci dal fatto che lo mettevano in galera, lui invece di tirar via i suoi familiari li lasciò dentro e mise dentro anche Salvatore Vinci. Perché questo? Semplicemente perché i suoi familiari c'entravano davvero. Cioè, cosa gli sarebbe costato dire no, loro non c'entrano niente, c'entra il solo Vinci? Perché quell'ometto, io credo in quella situazione, dopo che aveva detto la verità, perché lui aveva detto la verità, erano stati loro che lo avevano aiutato. Lui non si sentì di smentire questa verità che aveva detto, insomma, c'era arrivato dopo un travaglio mica indifferente a raccontare quella cosa lì, no? Per cui tirò dentro Salvatore Vinci e lasciò anche gli altri. Però è questo scenario che non è convincente, che viene clamorosamente smentito da questa confessione di Mele che aveva accusato Salvatore Vinci di averlo istigato e aiutato. Un altro elemento che ci induce a pensare che Salvatore Vinci con il delitto di Signa non c'entrava nulla è il suo alibi. Cioè quell'alibi, che era un alibi fasullo, che viene preso da Torrisi e da Rotella anche e da naturalmente Rinaldi come dimostrazione di colpevolezza, è invece secondo me una delle più ovvie dimostrazioni di innocenza. Era un alibi raffazzonato, un alibi, lui disse di essere andato la sera del delitto in giro per 2 bar, assieme a 2 amici. Era mercoledì quel giorno. Uno di questi 2 amici non venne interrogato perché era irreperibile, Silvano Vargio mi sembra. L'altro, Nicola Antenucci, venne interrogato, si confuse, era un ragazzo un po' sbandato, si confuse tra il martedì e il mercoledì, alla fine insomma, anche per il fatto che
le accuse di Mele erano passate da Salvatore a Francesco, il PM, che era Antonino Caponnetto, diciamo insieme a questo Nicola Antenucci, fece una ricostruzione che il mercoledì diventò il giorno in cui c'era stata questa uscita per bar di Salvatore Vinci, e questo era il suo alibi. Però quando poi Torrisi andò a indagare si scoprì che invece quella serata era quella di martedì, non era quella di mercoledì. Ma cosa fece Vinci? Cioè Vinci, quando venne interrogato dopo le accuse di Mele, accampò questo alibi andando anche a descrivere i bar dove erano stati e anche a raccontare di quali persone c'erano dentro. Ma quanto poteva reggere questo alibi? Cioè, supponiamo pure che lui si fosse accordato con questi due ragazzi per dire voi dite che è vero. Ma cioè, se le accuse contro Salvatore Vinci fossero continuate, cioè gli inquirenti sarebbero andati in questi due bar a verificare e avrebbero verificato che Vinci era stato in questi bar di martedì e non di mercoledì. Cioè non poteva sperare Salvatore Vinci di cavarsela senza un controllo del genere. Questo cosa voleva dire? Primo, che era stato preso alla sprovvista, non aveva un alibi precostituito. La notizia del delitto e delle accuse di Mele lo presero alla sprovvista. E lui si inventò su due piedi questo alibi qua. Ma un'altra cosa importante che io credo è che questo alibi lui se lo fosse inventato, ma fosse anche un alibi provvisorio. Lui per quella notte era stato tutta la notte fuori. Lo testimoniò la moglie, Rosina Massa, dicendo che era rientrato il giorno dopo. Ma era una cosa normale, cioè lui si assentava, andava in giro per le sue avventure erotiche, no? Io penso che non si può pensare che avesse trascorso tutta la notte in giro per cespugli, probabilmente era stato in casa di qualcuno, l'aveva passata in casa di qualcuno, con le sue orge e compagnia bella, no? Probabilmente lui non aveva voluto tirare in ballo questo qualcuno, perché insomma avrebbe voluto scoprire qualcosa che non era il caso di far scoprire, ma a lui non gliene fregava nulla, magari poteva fregare a questi altri. E lui accampò questo alibi provvisorio, ma io credo che se si fosse trovato costretto alla fine l'avrebbe detto, solo che poi costretto non fu perché Mele accusò il fratello scagionando lui, per cui rimase questo alibi così nell'aria che poi sarebbe stato smentito nell'85, però a quel punto cosa diceva Salvatore Vinci? Come poteva andare, doveva cercare chi lo sa chi erano questi, se erano suoi amici oppure erano persone così trovate al momento, chi lo sa. Insomma, in sostanza ormai quell'alibi non era più presentabile, ma io credo che all'epoca lui lo avrebbe presentato. Ma se no, per quale motivo Salvatore Vinci non sarebbe rientrato a casa dopo il delitto? Cioè il delitto all'una, 1:30 era finito. E lui dove era stato? In giro così con la macchina a far che? Cioè è chiaro, no, che se avesse partecipato al delitto sarebbe tornato a casa come ci tornarono tutti, come ci tornò anche Mele, pensando che i carabinieri sarebbero potuti andare la mattina a prenderlo. Poi non andarono, i carabinieri andarono da Francesco Vinci e da Stefano Mele. Da lui non ci andarono, però è chiaro che il pericolo c'era. Per cui sarebbe dovuto rientrare a casa e magari avrebbe potuto chiedere alla moglie di coprirlo per le ore che non c'era stato. E invece no, stette fuori. Un altro elemento che viene accampato da Torrisi, Rotella, poi ci fu Mario Spezzi nel suo libro Dolci Corrini di Sangue che lo riprese, adesso qui lo riprende anche Rinaldi, è quello della vergogna. Perché una volta che Mele venne imprigionato, venne condannato, non votò il sacco e non disse che ad aiutarlo e magari a uccidere era stato Salvatore Vinci? Questo per alleggerire la propria posizione. Perché non lo disse? La spiegazione che viene data da Torrisi, Rotella, Mario Spezzi e Pino Rinaldi è che avrebbe avuto vergogna per il fatto che aveva avuto rapporti omosessuali con Salvatore Vinci. Cioè Salvatore Vinci aveva coinvolto anche lui in questi succosi rapporti multiformi, multipersona, multisesso e compagnia bella, no? Questo lo confessò Stefano Mele il 30 di maggio 85, quando i suoi interlocutori, Rotella e Izzo, andarono da lui con in tasca il mandato di cattura per la calunnia contro Francesco Vinci. Con quello spauracchio
Mele raccontò quello che non aveva ancora raccontato, raccontò che effettivamente anche lui era stato protagonista di questi rapporti a tre con Salvatore Vinci e la moglie e di aver svolto quel sistemino che ho detto prima assieme a Vinci e lo confessò. Però attenzione, attenzione. La cosa strana è che in quell'occasione confessò questo, ma non disse che Salvatore Vinci era stato suo complice. Ma allora non aveva taciuto questo fatto per la vergogna, perché in quel momento quella vergogna l'aveva confessata. A quel punto poteva anche confessare che Salvatore Vinci era stato suo complice, ma non lo disse, questo lo negò. Tra l'altro già al 23 agosto del 68, accusando Salvatore Vinci, aveva rischiato che questo altarino venisse fuori. Insomma, per cui già allora tanta paura che venisse fuori questa vergogna non ce l'aveva, perlomeno non era certamente più grossa di quella di finire in carcere. Ma ritorniamo a quel 30 maggio. Quando tirò in ballo Salvatore Vinci come complice? 2 settimane dopo, cioè i suoi interlocutori, Rotella e Izzo, lo lasciarono in carcere, lo lasciarono in cella e lui in cella pensò bene di soddisfare le loro richieste, che loro disperatamente volevano Salvatore Vinci. E glielo dette, ma glielo dette 2 settimane dopo, quando già aveva confessato di questi suoi rapporti. E perché non l'aveva detto subito? Confesso questi rapporti che mi hanno impedito di parlare, però non parlo. Aspetto 2 settimane, che non c'entravano niente questi rapporti omosessuali, cioè è chiaro che lui si vergognava, no, di queste cose, non voleva dirlo ai suoi familiari che lo avrebbero rimproverato, ma cioè, di fronte al carcere, di fronte a anni di carcere, questa storia qui non era, secondo me, non era assolutamente sufficiente a impedirgli di parlare, questa vergogna. Prendiamo un ultimo argomento che è quello della gelosia. Allora, perché Salvatore Vinci avrebbe ucciso Barbara Locci? L'avrebbe uccisa per gelosia. Ma questa gelosia di Salvatore Vinci per Barbara Locci è provata? Non è assolutamente provata, è anche irragionevole. Cioè, abbiamo visto che tipo era il Vinci. Cioè, questo dava la sua donna agli estranei. Cioè, come si poteva pensare che potesse aver avuto un movente di gelosia per inguaiarsi in questo delitto? Cioè, a lui Barbara Locci, io penso, sì, è vero, in quel periodo poteva essere vero che la Locci gli aveva preferito amanti più giovani, lui magari poteva anche esserci rimasto male, no? Ma era già successo che la sua relazione con lei fosse finita, poi fosse ripresa, insomma, cioè era un'occasione che lui aveva di mettere in atto i suoi rapporti multiformi, no? E perché ucciderla? Cioè sarebbe stata un'azione assolutamente, oltre al pericolo e delle conseguenze per un delitto del genere, addirittura poi compiuto insieme a persone che poi potevano anche parlare, sarebbe stato cretino a perdere un cavallo di razza come poteva essere la Locci, che da un punto di vista sessuale pareva molto molto focosa. E insomma, non ha senso, no, questo discorso della gelosia che avrebbe avuto per la Locci. La gelosia per la Locci è corroborata soltanto dalle dichiarazioni di Mele. Ma quali dichiarazioni? Quelle durante le quali lui stava accusando Salvatore Vinci di essere stato suo complice in questo delitto. È chiaro che a quel punto doveva dare una giustificazione. Perché il Vinci aveva contribuito a uccidere la moglie? Perché era geloso e cos'altro poteva dire? Infatti lo disse il 23 agosto e lo ripeté quel 12 di giugno dell'85, quando ammise che aveva partecipato anche Salvatore Vinci e disse che lui era più marito di me, no? Con questa frase a effetto sia Torrisi che Rinaldi che Spezzi prima di loro presentarono questa ipotesi, che però è un'ipotesi che a mio giudizio non sta minimamente in piedi. Allora io credo di aver dimostrato che ragionevolmente Salvatore Vinci non uccise neppure Barbara Locci e Antonio Lovianco, non uccise neppure loro, per cui tantomeno poi avrebbe ucciso le coppie successive. Ma adesso andiamo ancora indietro. Poteva aver ucciso la moglie Barbarina Steri nel 1960? Assolutamente no.
E qui non sono soltanto io a dirlo, qui c'è una sentenza. C'è una sentenza del Tribunale di Cagliari che nell'aprile dell'88 assolse Salvatore Vinci con formula piena. Cioè Barbarina Steri, secondo i giudici, non era stata uccisa, si era suicidata. Riassumiamo brevemente i fatti. Salvatore Vinci era sposato con questa ragazza un bel po' più giovane di lui, mi sembra lei aveva sui 18 anni, 19, Barbarina Steri, in un matrimonio, il loro matrimonio era un matrimonio infelice, cioè lui l'aveva messa incinta, lei l'aveva sposato, ma lei era innamorata di un ragazzo, Antonio Pili, con il quale il rapporto non era andato a buon fine, pare per le contrarietà della sua famiglia, insomma, che aveva preferito Salvatore Vinci come marito. Antonio Pili era andato via per un paio d'anni, mentre Barbarina Steri si era sposata e aveva avuto un figlio, poi era tornato e era ripresa la loro relazione. Ci fu un incontro tra i due nel dicembre del 59 in Campania, dove i due vennero sorpresi da un fotografo, un certo Pilleri, che poi tentò di ricattare la ragazza che voleva avere un rapporto con lei, insomma una cosa del genere. Lei in un primo tempo tentò di dire che era stata presa con la forza, poi confessò che c'era questa storia con Antonio Pili. Dopo circa un mese lei morì con il gas, venne trovata nella sua camera dal letto a terra, soffocata dal gas, che c'era una bombola di gas aperta, e venne trovata dal marito, da Salvatore Vinci, che aveva passato la serata con il fratello di lei, Salvatore Steri. E ci fu un'inchiesta, una breve inchiesta, che stabilì che la ragazza si era suicidata. E anche se ci furono le chiacchiere su Salvatore Vinci, che poteva essere stato lui ad averla uccisa. Questa storia poi era uscita fuori da delle parole di Stefano Mele il 23 agosto, quando lui aveva accusato Salvatore Vinci. Disse anche che Salvatore gli avrebbe confidato di aver ucciso la moglie soffocandola con il gas. Per cui sulla base di questo discorso Torrisi pensò di poter dimostrare che c'era stato questo delitto, il primo delitto di Salvatore Vinci. E andò in Sardegna a indagare, interrogò Antonio Pili e così via. Antonio Pili raccontò di questa storia idilliaca tra di loro, delle infelicità della ragazza per questo matrimonio e così via. Quando poi si arrivò a tirare le fila del discorso, dopo le fine delle sue indagini, con il suo rapporto, insomma, si capì che da un punto di vista di Salvatore Vinci mostro non c'era niente da fare, ma nemmeno per il delitto di Signa. L'unica speranza poteva essere quella di dimostrare la sua colpevolezza in quell'antico presunto delitto della moglie. E infatti il materiale venne stralciato dall'inchiesta di Firenze, venne inviato a Cagliari, dove venne accettato dai magistrati del luogo e venne fatto questo processo nell'aprile dell'88. Processo nel quale Salvatore Vinci venne completamente assolto. Un processo che si capì che sarebbe dovuto essere il trampolino di lancio per successivi processi per i delitti del mostro, insomma, che era quello l'intento di Rotella, cioè se Salvatore Vinci fosse stato ritenuto colpevole per quel delitto, sarebbe divenuta più plausibile la sua colpevolezza anche per i delitti successivi, ma gli andò male e poi in effetti ci fu la chiusura della pista sarda con il proscioglimento di tutti gli indagati. Ma allora ho detto appunto che c'è una sentenza che dimostra, spiega benissimo il motivo per il quale il tragico fatto è da vedersi come un suicidio della povera ragazza, no? Io qui non sto, ho i miei video dove chi vuole approfondire può guardarseli. Non sto a confutare tutti gli elementi che vennero portati contro Vinci, tipo la bombola di gas vuota, la porta chiusa dall'interno, il comportamento di Vinci, lo strano comportamento di Vinci quando scoprì che c'era la porta chiusa della camera e che presumibilmente lui disse che c'era la moglie che era con l'amante, poi lui andò a chiamare il suocero e il cognato. Ci sono anche illazioni sul comportamento di questi due che potrebbero aver coperto Salvatore Vinci. Io
Di tutti questi elementi ho dato la mia interpretazione nei video e anche negli articoli del mio blog. Qui prenderò in esame gli elementi che portarono i giudici a ritenere che questo tragico fatto fosse stato un suicidio. Sono essenzialmente 3 lettere che danno una logica, diciamo così, giustificazione al suicidio. Cominciamo dal biglietto d'addio. Allora, la ragazza venne trovata sul pavimento, riversa sul pavimento, e su uno dei comodini c'era un biglietto d'addio strappato da un quaderno, c'era sia il quaderno che il biglietto d'addio, strappato dalla pagina centrale del quaderno. Questo biglietto d'addio si presuppose da parte di Torrisi che fosse stato scritto dalla ragazza in un momento precedente, e evidentemente l'aveva scritto, poi aveva cambiato idea, e poi Vinci lo aveva utilizzato per giustificare quel finto suicidio, che invece sarebbe stato un omicidio orchestrato da lui stesso. Questa è l'ipotesi di Torrisi. Ma leggiamo questo biglietto. Avevo un grande amore, ma nell'ansia tutto m'è svanito, ed ecco che non resisto più. Tutto mi è insopportabile nel vivere sotto degli occhi oscuri, ansiosamente penso e ripenso di essere amata ed anche invidiata, eppure nello spasimo prego per il bambino e buona fortuna. E insomma, questo è chiaramente un biglietto di addio, no? È un biglietto che all'epoca venne preso a riprova dell'avvenuto suicidio. E mi sembra anche logico, è un biglietto d'addio, è un biglietto che una suicida poteva aver benissimo scritto. Ma che quel giorno la ragazza fosse depressa, stesse male, è testimoniato da un certo Amerigo Cadoni. Questo Cadoni non mi ricordo, è un personaggio lì dell'epoca, mi sembra il titolare di un bar, che il 15 gennaio del 60 testimoniò così: ricordo che verso le ore 12 dello stesso giorno 14, cioè il fatto era avvenuto il 14 gennaio 1960. Verso le ore 12 dello stesso giorno 14 vidi la Steri Barbarina mentre si recava dalla sua casa a quella dei genitori e aveva il bambino in braccio. La donna nella circostanza mi è sembrata molto triste e depressa. Ricordo che a casa erano arrivati, dopo che erano stati fuori, Salvatore Vinci con il cognato, che era fratello della Barbarina, Salvatore Steri e un altro, mi sembra. Erano andati lì per fare merenda, ma la ragazza le aveva detto che la bombola del gas era vuota, e insomma li aveva lasciati lì e lei era andata a casa dei suoi genitori. E in questo viaggio era stata vista da questo Cadoni, era stata vista molto depressa. Un altro biglietto che dà indicazioni sul fatto che la ragazza si fosse effettivamente suicidata è un biglietto che sarebbe arrivato da un befotrofio di Cagliari e avrebbe contenuto una proposta di lavoro. Questo biglietto venne trovato sull'altro comodino della camera dove la ragazza venne trovata morta. Si legge così nel rapporto giudiziario del 19 gennaio 60, quello dell'epoca. Dai suddetti militari, cioè da chi era entrato dentro, dai carabinieri, che è entrato dentro la stanza, è stata rinvenuta una lettera proveniente da Suor Maria Gabriella, Borfatrofio Cagliari, datata 24 dicembre 59. Qui siamo al 14 gennaio, 20 giorni prima, con la quale la Steri Barbarina veniva invitata a recarsi presso detto istituto in qualità di donna di fatica per la somma di 120.000 lire annue ed era attesa colà entro il 15 gennaio 1960. Attenzione, Barbarina morì il 14. Questi qua il 15 l'aspettavano in questo befotrofio, secondo questo biglietto. E infatti Torrisi cosa dice? Cosa scrive nel suo rapporto? Dal comportamento della donna antecedente alla sua morte non si rileva alcuna volontà a proposito suicida, anzi, tutto il contrario, in quanto essa manifestò la volontà di separarsi dal marito e allontanarsi da casa per essere assunta come donna di fatica, perché lì sarebbe andata a Cagliari con il suo bambino, lì avrebbe fatto la domestica e sarebbe rimasta lì, avrebbe dormito lì, lontana dal marito, portandosi anche il bambino presso un befotrofio di Cagliari, come si rileva da una lettera rinvenuta in casa a lei indirizzata, in cui le si comunica che proprio il 15 gennaio, cioè il giorno dopo, essa può presentarsi presso il predetto istituto per iniziare il suo rapporto di lavoro.
E per cui, secondo Torrisi, questo biglietto avrebbe dimostrato che Barbarina Asteri non aveva alcun motivo di suicidarsi, perché i suoi guai stavano per finire. Sarebbe stata ospitata in questo istituto assieme al suo bambino, lì avrebbe lavorato e i suoi problemi si sarebbero risolti. Ma i giudici non furono d'accordo. Leggiamo quello che i giudici scrissero in sentenza di questo biglietto. Che l'Asteri non avesse motivo per essere depressa e poter giungere a un gravissimo passo, quale quello di porre fine ai suoi giorni, è circostanza che non pare così certa come si vorrebbe. Il giudice istruttore richiama a sostegno di tale convincimento il fatto che la donna l'indomani avrebbe dovuto iniziare in sostanza una nuova vita, trasferendosi col bambino nel Brefotrofio di Cagliari, ove avrebbe ricevuto ospitalità retribuita, dietro la prestazione di servizi collaborativi. Tale infatti è il tenore di una lettera dattiloscritta indirizzata all'Asteri, trovata sul comodino della sua camera da letto. E questa è la premessa, cioè qui la sentenza sta dicendo che il giudice istruttore, cioè l'accusa, ha dato questa come giustificazione del fatto che la ragazza non poteva essersi uccisa, questo biglietto. Ma cosa c'era scritto dentro questo biglietto? Leggiamolo, lo vediamo qui, anche questo grazie a Francesco Cappelletti. Cagliari, 24/12/59. Gentilissima signora Barbarina, rispondiamo alla sua domanda in cui ci fa molto piacere ricevervi. Però bisogna far chiaro tutto prima. E qui si vede, è una lettera assolutamente sgrammaticata. Stia attenta alle spiegazioni. Spiegazione 1. Mangiare 3 pasti al giorno lei e così il piccolo suo. Si fa il necessario, vestire il necessario, ma che il suo piccolo abbia lusso, poco importa. Certo che non c'è, come la signora desidera, un salario grosso. Insomma, le dicono in modo così strammaticato, non è che le daremo molti soldi, ma intanto può mangiare lei e il bambino. Spiegazione 2. Ancora, quando il bambino si ammala, le cure vanno a spese e qui si immagina, dell'istituto. E la mamma non potrà uscire prima di 3 anni. Non si concede l'ingresso neanche a familiari, ingresso per la mamma e nel figlio, eccetera. Cioè qui si sta dicendo a Barbarina, stai tranquilla che tuo marito non potrà venire a prenderti. Per 3 anni sei lì e non esci. La signora Barbarina di paga avrà 120.000 lire all'anno, quindi la attendiamo il 15 di gennaio con ansia. La saluto, Sor Maria Gabriela. Via Lupini, numero 287, telefono 4 Berfettrofio Cagliari. Questa lettera è tutto fuorché autentica. A questo punto leggiamo cosa ne pensa la sentenza. Ma tale lettera, sulla cui autenticità non vennero né all'epoca del fatto né in istruttoria compiuti accertamenti, riporta, secondo quanto dalla polizia giudiziaria accertato su incarico della Corte, cioè Torrisi non andò a accertarsi della veridicità di questi elementi. Lo fece la Corte poi il Tribunale. È come dire, no? Mettiamo le cose che non tornano da parte. E su richiesta del PM un indirizzo e un numero telefonico del mittente inesistente, non è firmata e il dattiloscritto, nome del mittente, Suor Maria Gabriella, Brefotrofio di Cagliari, non corrisponde a quello di persona che prestasse servizio all'epoca del fatto al Brefotrofio di Cagliari. Comunque le indagini appurarono che l'istituto non c'era, era da un'altra parte, non c'era stata nessun Suor Gabriella e poi ai giudici parve impossibile che una lettera scritta da un rappresentante dell'istituto fosse una lettera così piena di strafalcioni, no? E infatti dice la sentenza, la lettera inoltre evidenzia errori di ortografia e grammaticali così macroscopici da fare comunque ragionevolmente sospettare che non possa provenire da una suora che non sia neanche in grado di conoscere l'esatta ortografia del termine Brefotrofio. Berfettrofio è la grafia del testo, di quell'ente, cioè da cui dipendeva. Cercare oggi di scoprire quale origine abbia questa lettera appare pressoché impossibile e per certo può dirsi che chi la fece avere all'Asteri dovette avere l'intenzione di farle del male o forse di illuderla.
forse di prendersi gioco di lei. Ma chi poteva aver scritto questa lettera? Salvatore Vinci? Che senso avrebbe avuto una lettera così scritta da Salvatore Vinci? Questa lettera l'aveva scritta qualcun altro. La sentenza non lo dice chiaramente, ma lascia intendere che l'aveva scritta, diciamo così, l'innamorato di Barbarina, che era un poco di buono, Antonio Pili. Cioè Antonio Pili, che non era quello stinco di santo che aveva cercato di apparire. Leggiamo quello che dice la sentenza. E che taluno, il Pili, fosse sospettato di non avere serie intenzioni nei suoi riguardi, di profittare di lei che pure l'amava, lo si ricava dal tenore dell'altra lettera di costei allegata agli atti. E qui abbiamo una terza lettera, purtroppo non è disponibile e non si sa bene cosa c'era dentro. Qui comunque c'è qualche notizia. Lettera allegata agli atti e non di molto precedente il fatto. La lettera era del 10 dicembre, una settimana dopo l'episodio dell'agguato fatto a Barbarina assieme a Pili e delle foto scattate dal fotografo Pilleri, che tra l'altro depose in dibattimento dando una pessima impressione. Questo fotografo Pilleri era uno che aveva già ricattato delle donne, per questi motivi, diciamo. La donna scrive di scherzi da lei subiti, del sospetto che il sordomuto, tale Aresti, utilizzato come tramite per i contatti epistolari e gli appuntamenti con l'amante e che afferma di aver avuto con l'Asteri un rapporto sessuale a pagamento, fosse d'accordo col Pili, dell'intenzione di sapere la verità. Una lettera anche questa angosciata che lascia ragionevolmente supporre l'accadimento di fatti offensivi per la donna, dell'intento di taluno di prendersi gioco di lei. Una possibile origine della lettera apocrifa trovata sul comodino della camera da letto può essere dunque questa. E qui chiaramente i giudici dicono chi venne accusato da Barbarina Asteri di prendersi gioco di lei, tutto dice che quella lettera la scrisse proprio lui. E chi era che si prendeva gioco di lei? Era il Pili, spalleggiato da qualcun altro, cioè questo sordomuto, questo fotografo. E il tenore di quella scritta da Barbarina e trovata dal padre sul comodino della camera da letto, cioè quella da Dio, può ben adattarsi alla vicenda che traspare da quella indirizzata al Pili e a quanto era accaduto allorché la donna venne col Pili sorpresa durante un rapporto sessuale dal sordomuto e da tale Pilleri armato di una macchina fotografica, e che viene descritto in una nota del 20-11-84 del colonnello Torrisi come un individuo che all'epoca del fatto amava scattare delle fotografie compromettenti e servendosi di queste ricattare le donne per indurle a prostituirsi. Ma insomma lo scenario che emerge dalla sentenza è quello di un rapporto tra Barbarina Asteri e Antonio Pili che era completamente differente da una parte e dall'altra. Cioè Barbarina era sinceramente innamorata di questo ragazzo che era stato il ragazzo di prima del suo matrimonio, ma lui non era affatto innamorato di lei, anzi lui voleva approfittarsi di lei, probabilmente la voleva far andare con altri avendone dei vantaggi, soldi. Questo sordomuto aveva pagato chi? L'aveva detto lui che aveva pagato, aveva avuto un rapporto con la Barbarina e aveva pagato chi? Pagato il Pili, probabilmente, no? Cosa può essere successo per questa lettera del Bre Fotrofio? Può essere stato un modo per convincere l'Asteri ad accettare queste richieste che le venivano fatte e che erano emerse dopo questo agguato che era stato fatto. Ricordo che la lettera che lei aveva scritto al Pili rimproverandolo era di 10 giorni dopo questo agguato, del 20 dicembre. No, del 10 dicembre, una settimana dopo, 10 dicembre, una settimana dopo. Probabilmente Pili, sto Pilleri, sto sordomuto, questo Aresti avevano scritto questa lettera per dire a Barbarina: guarda che avrai la possibilità di andare via da questo posto, andrai in questo istituto insieme al tuo bambino, però magari intanto tira su un po' di soldi lasciandoti andare con questo e quello. E potrebbe essere andata così, è un'ipotesi, no? Però è un'ipotesi ragionevole. E c'era anche il numero di telefono, ma quando arrivò il momento di andare, quel 15 di gennaio, io penso che la Barbarina avrà cercato di
verificare se questa ipotesi di lavoro era un'ipotesi reale. Magari aveva provato anche prima, magari aveva telefonato e questo telefono non esisteva, nessuno l'aveva risposto. Poi forse aveva fatto gli ultimi tentativi pochi giorni prima di uccidersi, il giorno stesso, il giorno prima di uccidersi, chi lo sa. Forse si era convinta, aveva avuto un confronto con il Pili, che dicendogli allora mi hai preso in giro, eccetera, eccetera, non si sa quello che successe. Però nel momento stesso in cui lei si rese conto che questa possibilità della quale lei si era illusa effettivamente non c'era, prese la decisione di uccidersi. E io penso che non ci sono scenari alternativi, lo scenario reale è questo. A questo punto io direi a Pino Rinaldi di leggersi bene questa sentenza e forse avrebbe fatto bene a leggersela prima di scrivere il libro, oppure, lo so, se l'ha letta e poi non ne ha tenuto conto per il libro, perché Salvatore Vinci non aveva ucciso la moglie, che si era suicidata. A questo punto il video finisce. Vi saluto.